Allora, facciamo un gioco. Oggi parliamo di 10 errori super comuni che tutti gli studenti fanno in italiano. Se tu ne fai almeno 5, devi lasciare un emoji della bandiera italiana nei commenti. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi voglio aiutarti a correggere degli errori molto frequenti che sento dai miei studenti. Tu forse sai qual è la cosa corretta da dire, però forse mentre stai parlando fai comunque lo stesso errore, anche se sai che è sbagliato. Beh, oggi lavoreremo proprio su questo e lo faremo in un modo super divertente che ti permetterà di ricordare e correggere una volta per tutte questi errori. Io ti farò vedere una frase e tu devi trovare l'errore. Poi io ti dirò qual è la forma corretta. Allora iniziamo subito dalla prima frase. Questa domenica andiamo a fare shopping? Ci sono i sconti. Qual è l'errore in questa frase? Pensaci un po', però se hai bisogno di più tempo puoi mettere in pausa il video. Beh, qui l'errore è sull'articolo, l'articolo determinativo, i sconti. No, è sbagliato. In italiano usiamo l'articolo plurale gli, quindi GLI, quando abbiamo una parola che comincia per vocale, S più consonante, come in questo caso, perché abbiamo SC, sconti. Lo stesso vale per ST, SP. E poi altre lettere, X, Y, PS, PN, Z, insomma una bella lista. Però sicuramente i più importanti da ricordare sono vocali e S più consonante. Questo è un errore molto frequente perché non ci pensi che devi usare gli. E ricorda che gli è il plurale di lo, quindi se avessimo sconti al singolare, sconto, l'articolo sarebbe lo sconto, ok? Passiamo alla seconda frase. Le ragazze sono molto felici oggi. Pensaci un po'. Beh, allora qui dov'è l'errore? Beh, l'errore è nell'aggettivo felice. Infatti, felice è la versione singolare dell'aggettivo, ma le ragazze è plurale, quindi dobbiamo usare felici. Le ragazze sono molto felici oggi. Infatti, in italiano abbiamo questi aggettivi che finiscono in come felice, felici, intelligente, intelligenti, che però teoricamente non hanno una forma maschile e femminile, ma solo singolare e plurale. Il singolare in il plurale in i. Quindi felice non è un femminile plurale, ma è un singolare maschile e femminile. Ecco perché le ragazze sono molto felici oggi. Passiamo alla terza frase. Sono da Roma, ma vivo a Milano. Abbiamo un errore in questa frase? Dov'è? Beh, dipende dai punti di vista, perché qui possiamo avere due errori. L'errore può essere nella preposizione, quindi non è sono da Roma, ma sono di Roma. O l'errore può essere nel verbo, non è sono da Roma, ma vengo da Roma. Entrambe le opzioni sono corrette. Per parlare della nostra provenienza, però attenzione, quando parliamo di città, questa è una cosa molto importante, solo città, abbiamo due opzioni, o essere più di più la città, o venire più da più la città. Quindi io posso dire sono di Roma o vengo da Roma, è esattamente la stessa cosa. Però non possiamo mischiare, sono da Roma è sbagliato.
Ora, prima di passare alla quarta frase, come vedi abbiamo già parlato di 3 errori grandi che tanti studenti fanno in italiano e forse tu sai che è sbagliato, però continui a fare l'errore. Beh, non ti preoccupare. L'unica cosa che ti serve è fare pratica, tanta pratica, con gli esercizi. Ed ecco perché abbiamo preparato per te questo fantastico eserciziario sugli errori più comuni in italiano. In questo eserciziario troverai proprio quello di cui stiamo parlando. Quindi troverai un esercizio sugli articoli, un esercizio sugli aggettivi ne, un esercizio su di versus da, uno sui pronomi, insomma, tutto quello di cui parleremo nel video di oggi. Ovviamente alla fine troverai anche le soluzioni, che è la parte più importante, e grazie alle soluzioni puoi effettivamente verificare se le tue risposte sono corrette o sbagliate. Puoi scaricare questo eserciziario sugli errori più comuni in italiano scannerizzando il QR code che vedi qui sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Adesso andiamo avanti con la quarta frase. Hai mai visto il film Titanic? Sì, ho già visto questo. Dov'è l'errore? Beh, anche se la frase sì, ho già visto questo è corretta dal punto di vista grammaticale, non è una frase che un italiano direbbe. Infatti, noi italiani non mettiamo praticamente mai questo o quello alla fine delle frasi. Preferiamo usare un pronome oggetto diretto. Quindi, dato che stiamo sostituendo il film, Titanic, possiamo usare il pronome oggetto diretto maschile singolare, lo. Quindi, anziché sì, ho già visto questo, ho già visto quello, che non si dice in italiano, sì, l'ho già visto, dove lo diventa L con l'apostrofo perché abbiamo poi la vocale del verbo avere. L'ho già visto. È importante questo. Se vuoi che il tuo italiano sembri più naturale, non mettere questo o quello alla fine della frase. Usa un pronome. E ora andiamo avanti. Leggiamo questo dialogo. Quanti pezzi di pizza vuoi? Voglio 3. Dov'è l'errore? Oh, questo è un errore brutto. Sai perché? Perché non è un errore perché hai sbagliato qualcosa, ma perché hai dimenticato qualcosa. La frase voglio 3 non funziona. Capisco perfettamente quello che vuoi dire. Se tu mi dici voglio 3, io capisco che tu vuoi 3 pezzi di pizza. Ma se vuoi sembrare un vero italiano quando parli, devi assolutamente aggiungere il pronome ne. Ne voglio 3. Perché in italiano non possiamo avere una frase con un numero, voglio 3, senza sostituire con ne la cosa che stiamo contando. Io voglio 3, ma 3 cosa? 3 pezzi di pizza. Quindi pezzi di pizza è sostituito da ne voglio 3 e non possiamo ometterlo, non possiamo dimenticarlo, dobbiamo usarlo, altrimenti la frase sarà strana. E puoi anche ricordarlo così: se hai voglio più un numero, voglio 2, voglio 3, voglio 4, beh, sempre davanti ci deve essere ne voglio 2, ne voglio 3, ne voglio 4, eccetera. Sempre. Sono sicuro che hai fatto questo errore, cioè 100%. Ora, noi usiamo ne con tutte le quantità, ma attenzione, se abbiamo l'aggettivo tutto, allora ne non si usa. Per esempio, quanta torta vuoi? La voglio tutta. In questo caso, dato che abbiamo tutta, non usiamo ne, ma usiamo un pronome oggetto diretto, la, in questo caso, che sostituisce torta, femminile singolare. Se vuoi fare altra pratica con ne, trovi l'esercizio 5 nel nostro eserciziario, che è completamente su ne. Quindi scarica l'eserciziario per fare questo esercizio. Trovi il link qui sotto in descrizione o anche sul primo commento. Andiamo avanti e leggiamo questo dialogo. Hai visto il film che ti ho consigliato?
Non ancora, lo guarderò questo fine settimana. Dov'è l'errore? Beh, l'errore è nel verbo guardare, perché non è guardarò. Il futuro è guarderò, guarderò. Questo perché in italiano, per formare il futuro, tutti i verbi in are cambiano la A in E. Quindi parlare, parlerò. Guardare, guarderò. Mangiare, mangerò. Questo è molto importante e si applica anche al condizionale, perché ricorda che il condizionale e il futuro si formano esattamente nello stesso modo. Quello che cambia è semplicemente proprio le ultime lettere. Quindi, per esempio, il verbo guardare al futuro è guarderò, guarderò, al condizionale guarderei. Però comunque non cambia il fatto che dobbiamo cambiare la A in E, sempre. E ora passiamo alla prossima frase. Anche se non hai voglia di farlo, fallo subito. Qual è l'errore in questa frase? Qui abbiamo un errore con l'imperativo con i pronomi. Infatti abbiamo il verbo fare, fare all'imperativo, fai, o anche nella forma fa, più il pronome oggetto diretto lo. Beh, ricorda che quando abbiamo l'imperativo nella forma tu dei verbi fare, dare, stare, andare e dire, dobbiamo raddoppiare la prima lettera del pronome. Tutti i pronomi tranne gli, è l'unico che non dobbiamo raddoppiare. Quindi, dato che abbiamo lo, dobbiamo raddoppiare la prima lettera, la L, e quindi non è falo, ma fallo, fallo. Questo è fondamentale. Adesso andiamo avanti con la prossima frase. Ragazzi, non avete paura, è tutto sotto controllo. Dov'è l'errore qui? Qui che cosa abbiamo? Abbiamo un imperativo negativo, però nella forma voi. Il problema è che l'imperativo del verbo avere è irregolare. Infatti è un po' simile al congiuntivo. Lo coniugo per te. La forma tu è abbi, abbi. Per esempio, abbi fiducia in te stesso. Abbi fiducia in te stesso. Poi abbiamo abbia per la forma formale. La forma noi non si usa all'imperativo per il verbo avere. E poi abbiamo la forma voi, che è uguale al congiuntivo. Abbiate, abbiate. Quindi non è non avete paura, perché avete presente. Noi qui stiamo usando l'imperativo, ma non abbiate paura. E in realtà lo stesso è anche per il verbo essere. Il verbo essere nella forma tu è sii, sii. Devi pronunciare tutte e due le i, è molto particolare. Sii. Per esempio, sii gentile con tutti. Sii gentile con tutti. Poi abbiamo sia nella forma formale e per finire nella forma voi uguale al congiuntivo, come per avere. Siate. Siate. Per esempio, mamma, papà, non siate tristi, verrò a trovarvi. Questo errore è davvero super comune. Io molto spesso sento i miei studenti dire o leggo i miei studenti che scrivono non avete paura, ma no, in realtà è non abbiate paura, se stiamo usando appunto l'imperativo. Andiamo avanti con la prossima frase. Ieri ho dovuto andare in banca per un problema con la carta di credito. Qual è l'errore? Beh, l'errore qui è nell'ausiliare. Non si dice ieri ho dovuto andare in banca, ma sono dovuto andare in banca. O, ovviamente, nel caso di una donna, sono dovuta andare in banca. Ma perché? Perché il verbo dovere richiede essere? No. Il verbo dovere, come gli altri verbi modali, potere e volere,
possono in realtà avere tutti e due, sia essere che avere. E in base a cosa scegliamo? È facile, in base al verbo che abbiamo dopo, all'infinito. Qui abbiamo il verbo andare. Tu dici: ho andato o sono andato? Sono andato, perché andare è un verbo di movimento. Quindi, ieri sono dovuto andare in banca o sono dovuta, nel caso di una donna, andare in banca. Ho preparato un altro esempio con te con il verbo mangiare, che normalmente richiede avere. Ho mangiato, per esempio, ho dovuto mangiare da solo perché sono tornato a casa troppo tardi. Ho dovuto mangiare. Perché mangiare usa avere. Quindi con questi verbi possiamo avere tutte e due le forme in base al verbo all'infinito che abbiamo dopo. Fantastico, finiamo con l'ultima frase. È difficile di imparare l'italiano. Dov'è l'errore qui? Beh, qui abbiamo una cosa in più che non dovremmo avere, la preposizione di. Infatti si dice è difficile imparare l'italiano. Però spero che dopo questo video sia un po' più facile. Questo perché quando in italiano abbiamo delle espressioni impersonali formate dal verbo essere più un aggettivo, per esempio è difficile, è facile, è interessante, è possibile, è impossibile. Quando poi aggiungiamo un altro verbo all'infinito dopo, non usiamo nessuna preposizione. Per esempio, è interessante studiare una nuova lingua. Non è interessante di studiare, è interessante studiare. O anche, non è possibile vincere contro questa squadra. Non è possibile vincere. Allora, quanti di questi errori hai fatto in italiano? Ti ricordi cosa ho detto all'inizio? Se hai almeno 5 di questi errori, devi commentare con un emoji della bandiera italiana qui sotto. E se non hai almeno 5 errori ma di meno, commenta con un emoji della pizza forse? Vediamo. Sono molto curioso di vedere i commenti a questo video e ovviamente se hai qualche domanda scrivimela qui sotto, ma cosa importante che devi fare adesso è scaricare questo fantastico eserciziario per continuare a fare tanta pratica con questi errori, perché l'unico modo per correggere gli errori e smettere di sbagliare è fare tanta sono un po' violento, fare tanta pratica. Perché grazie alla pratica che questi errori verranno corretti, saranno più naturali nella tua testa e inizierai a non sbagliare più nella conversazione quando parli. Quindi fai tutto questo bel eserciziario, ci sono esercizi di tutti i tipi. Alla fine trovi le soluzioni, così puoi vedere se hai risposto correttamente. Fidati, ti piacerà tantissimo e puoi scaricarlo scannerizzando il QR code che vedi sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Ora ti chiedo una piccola cortesia, quella di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta davvero tantissimo a far crescere il canale, e non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi come sempre ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia, ciao!